Buonasera Buonasera da Gardone Riviera. Andiamo a vedere un po' come hanno addobbato il lungolago e anche il centro storico. Di là vedo già un tappeto. Considerate che Gardone Riviera è un posto tranquillo, quindi non aspettatevi il Luna Park dell'illuminazione, ma andiamo un po' a vedere. Allora, in questa parte di Gardone Riviera siamo in piazza Luigi Wimmer e questo è l'hotel che Luigi Wimmer con la moglie hanno realizzato alla fine dell'Ottocento, ma questa è tutta un'altra storia. Allora, il Grand Hotel è sempre super caratteristico, guardate che spettacolo di sera. Ora, al di là delle luci di Natale, adesso andiamo a vedere dove sono. Il centro di Gardone Riviera col lungolago è veramente meraviglioso, una perla del lago di tranquillità, raffinatezza. Guardate questa palma che fa un po' Costa Azzurra, anche questa. Allora, come vedrete non hanno fatto molto, ma sempre nello stile di Gardone Riviera, quindi un posto sempre molto tranquillo. Il lungolago vi faccio già vedere che almeno io qua non vedo nessun tipo di illuminazione, quindi andiamo nel centro. Però vi faccio notare che carine queste lucette, guardate. Sapete che io di sera qua non sono mai venuto, però credo che queste lucette non c'entrino con Natale, ma siano proprio del posto, guardate che carine. Ora, come vedete, qui sul lungolago non c'è niente di natalizio per il momento, chissà se poi faranno qualcosa. Là vedo che stanno preparando un palco, però adesso qualcosa di natalizio di bello c'è e vi faccio vedere perché ho parlato troppo presto, ma neanche io lo sapevo che c'era, l'ho notato adesso. Però prima di arrivare là, che guardate che roba che hanno fatto, ci sarà magari qualche spettacolo. Guardate che bello il lungolago, al di là del Natale, insomma. Ecco, però, infatti, dicevo, possibile che Gardone Riviera non faccia nulla? E invece no, non lo sapevo neppure io, perché sono arrivato, ho aperto la videocamera, ma ultimamente vi dico che ho cambiato anche un po' modo di fare i video, nel senso che all'inizio, proprio i primi mesi, quando facevo i video, venivo prima, perlustravo, guardavo e poi accendevo la videocamera. Però poi, quando facevo il video, mancava un po' l'effetto sorpresa, perché anch'io cioè, sapevo già cosa c'era, invece adesso mi diverto di più sinceramente a accendere la videocamera e scoprire con voi il posto. Guardate che Gardone Riviera poteva non fare una cosa del genere? Eh no, sicuramente. Guardate anche come hanno illuminato l'albero di azzurro con tutti questi colori. Qui probabilmente faranno qualche spettacolo, ci sarà qualcosa sicuramente. Se andate nel sito del comune trovate sicuramente gli eventi. Là c'è un Debian, aspettate fatemi vedere, c'è un Debian che parla degli eventi. No, qui è roba vecchia di ottobre, nulla, ma guardate che spettacolo. Voi avete visto che luna che c'è stasera? Guardate che roba, ma guardate che spettacolo. Questo è ciò che a me piace del lago di Garda. Questo è il lago di Garda che a me piace. Raffinato, guardate che bello, ma è bellissimo. Quindi sicuramente qui a Natale venite perché qualcosa di bello faranno. Guardate anche queste luci proiettate dalla pianta. È la pianta, vedete, le foglie che proietta qua davanti. Però adesso andiamo in centro a vedere un po' com'è. Ma che bello! Ma probabilmente ci si può anche sedere per fare le fotografie, però io sono da solo, posso.
Andiamo a vedere di qua quanto mi piacciono i posti tranquilli, illuminati, comunque per Natale, che c'è qualcosa hanno fatto, mi piace molto. E guardate anche qui la pianta, che bello. Anche qui probabilmente avrebbe potuto far di più, se non l'hanno fatto, io penso sempre per la ragione per cui Gardone Riviera è un posto tranquillo e vuole mantenere questa tranquillità. Non credo che 2 lampadine in più avrebbero distrutto le risorse del comune. Guardate anche questa via, che carina. Qui d'estate c'è gente, però non c'è mai tantissima gente. Io ho fatto molti video quest'estate, il centro è carinissimo, c'è qualche negozietto con le bancarelline fuori, ma sempre molto molto discreto. Che bello però che ha messo questo tappeto rosso. Veramente vedete come hanno fatto le cose veramente in maniera molto fine. Guardate che bello lì, guardandolo da qua, con i colori. E davanti c'è il lago. Quindi anche Gardone Riviera è un posto che, se passate di qui, fateci un giro. Sicuramente, ripeto, nel periodo natalizio faranno grandi cose, perché hanno lì i tavoloni, le sedie. Guardate che spettacolo con la luna là. Cioè, ma guarda che roba. Che spettacolo. Ma che bello. Ma che bello. Guardate, tutto illuminato qua. Adesso andiamo anche sopra. Andiamo di qua a vedere dove finisce il tappeto rosso. Ecco, d'estate Gardone Riviera non è vedete anche qui i negozietti molto chic, vedete, se interessa qualche signora questi vestiti, vedo che non hanno neanche dei prezzi eccessivi, sui 50 €, queste cose qua, vedete, se interessa qualche signora, insomma. Faccio vedere anche questo, guardate che negozietto carino questo, una enoteca. Ecco, trovate questi piccoli negozietti, guardate che bello. E il tappeto rosso arriva fino là, dove poi si va sulla strada. Andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa di luminarie. Poi ecco, Gardone Riviera, io ho fatto veramente tanti video nel mio canale. Se andate nella playlist del mio canale Gardone Riviera trovate tantissimi video, perché Gardone Riviera non è solo questa parte del centro, ma c'è il Gardone sopra, c'è l'ex casino con la spiaggia, c'è i giardini botanici, il Vittoriale, altri parchettini che ho fatto vedere nel video. Cioè, c'è molto di più, e peraltro c'è molta storia connessa al turismo che molte persone non conoscono, e ho dedicato un video intero a parlarne, come è nato il turismo sul lago di Garda, partendo anche da qui, dalla fine dell'Ottocento con il Grand Hotel, ma ancora prima in realtà, ancora prima, perché le persone venivano, qui non c'è più nulla, vedete, torno di qua e scendo, ho preso la via destra laterale, scendo verso il lago, e dicevo che le persone già venivano sul lago di Garda per curarsi. La famosa climaterapia, che andava tanto in voga dalla metà dell'Ottocento in poi. Che carino. Dicevo, la famosa climaterapia che andava tanto in voga nel nord Europa. E vabbè, adesso è un po' lunga a raccontare, però volevo farvi vedere il posto in sintesi, se non avete già visto i miei video. In cosa consiste la climaterapia?
andava in voga tra i medici dell'epoca, parliamo della metà dell'Ottocento in Nord Europa, di curare le vie respiratorie attraverso il clima. E voi dite, ma perché venivano qua e non andavano a sud? Perché dal Nord Europa andare a sud non c'erano i trasporti che ci sono oggi, si andava giù in carrozza col cavallo. E quindi il primo avamposto del Mediterraneo per i nordici, per i popoli di lingua tedesca, era il lago di Garda, Arco, Riva del Garda. E poi perché proprio Gardone Riviera? Tanto qua vediamo un Gabriele D'Annunzio, guardate. E perché proprio Gardone Riviera? Perché avevano fatto degli studi ed era la stazione climatica più mite di tutto il nord Italia per via delle montagne che circondano il posto. Quindi hanno fatto dei vari studi, un tedesco, un professore nella sua villa privata aveva vari termometri e ha preso le temperature per molto tempo e ha dimostrato come qui il clima fosse molto più mite rispetto ad altri posti. Adesso vi saluto di là sul lungolago, anche perché ho parcheggiato da quella parte, e in caso è la prima volta che vedi questo video aggiungo l'ultima cosa: che cosa c'entra il Grand Hotel. Ne ho parlato all'inizio. Luigi Wimmer era arrivato qua alla fine dell'Ottocento, intanto c'è la luce che mi sta accecando, aspettate. Era arrivato qua a fine dell'Ottocento anche lui per curarsi, e poi avendo uno spirito commerciale, lui e la moglie hanno capito che c'era un'opportunità, perché tutte queste persone che venivano per curarsi avevano bisogno anche di alberghi, no? Per poter soggiornare, e quindi nasce il Grand Hotel, che all'inizio non era così. Là c'era una piccola limonaia, un piccolo terreno, l'hanno comprato e hanno fatto l'hotel. Peraltro lui è morto subito, e tra l'altro giovanissimo, intorno ai 40 anni, quindi è stata poi la moglie che ha portato avanti la costruzione. Luigi Wimmer è stato anche 3 anni sindaco qua a Gardone Riviera. Va bene, io vi saluto, e anzi salutiamoci là che c'è la piazzetta con le luci. Ecco, vi saluto qua che fa più Natale, naturalmente, video natalizio. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale, è importantissimo, lo dico sempre. Metti un like, metti un commento e iscriviti al canale, è veramente importante per supportare il mio lavoro. Peraltro iscrivendoti al canale ha anche dei vantaggi, come per esempio quando io faccio dei nuovi video sei avvisato per prima da parte YouTube, oppure quando io faccio dei post dando delle informazioni sul lago di Garda, queste informazioni YouTube le dà soltanto a chi è iscritto, quindi i miei post sono visibili soltanto agli iscritti, quindi mi raccomando iscriviti e ci vediamo in un prossimo video.